Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplicissima e facilissima giacchetta che io ho deciso di chiamare batik. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Batik in queste fantastiche colorazioni della numero 13 che io ho chiamato Laguna. Guardate qui che meraviglia questi colori, ma ce ne sono anche tanti altri disponibili sul sito, ve ne faccio vedere alcuni. Guardate qui che bello questo, se volete abbinarlo a più outfit anche questo è fantastico e questo è molto colorato, molto allegro. Vi ricordo che questo filato è 100% microfibra, quindi questa giacca è perfetta per essere indossata in primavera ma anche in estate, in quelle giornate più umide e fredde. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho sempre lavorato solo ed esclusivamente col numero del 4,5 come uncinetto e ho utilizzato 2 gomitoli. Se siete una taglia M vi consiglio 3 gomitoli, se siete una taglia L vi consiglio anche a voi 3 gomitoli, a meno che non la volete fare più lunga, in quel caso vi occorrono 4 gomitoli. Taglia M con 3 gomitoli la potete fare più lunga, se siete una taglia S invece, se la volete fare più lunga vi servono 3 gomitoli, perché io dei 2 gomitoli ho utilizzato quasi tutto il filato. Per quanto riguarda la tecnica di lavoro è quella appunto, è quella dell'esagono, ossia si fanno 2 esagoni uguali che poi vanno cuciti e a cui poi si aggiungono, si continua la lavorazione per creare le maniche. Vedete, è semplicissimo, abbiamo già utilizzato tantissime volte questa tecnica con diversi punti. Questa volta sono andata su un punto classico, ossia sui ventagli, proprio per dare la possibilità anche chi è alle prime armi di poterla realizzare. Però anche gli altri punti che abbiamo usato sono sempre stati comunque punto molto semplice. Quindi dicevo, due esagoni che poi vanno cuciti, si allungano le maniche e poi vanno cuciti insieme dietro, e invece davanti potete lasciarlo libero. Potete continuare la lavorazione, quindi potete chiuderla di più lavorando poi sempre appunto ventagli attorno a tutta alla giacca, facendola anche più chiusa, oppure continuando la lavorazione solo sotto se la volete fare più lunga, oppure potete farla sia più chiusa e più lunga naturalmente, perché più chiudete avanti più comunque si allunga sotto, e magari una volta fatta quanto la volete chiusa andate ad allungarla ancora più sotto. Io ho deciso di farla così aperta, non troppo chiusa, questo perché la voglio, come ho detto, sfruttare soprattutto in estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Van Gogh Batik, che è microfibra, quindi perfetta anche per poter essere sfruttata tantissimo sia in primavera sia in estate, in quelle serate più fredde. Allora, la giacchetta che andiamo a realizzare, andiamo a fare 2 pezzi uguali, di cui partiremo con l'esagono. L'esagono ci permetterà appunto di creare la prima parte, quindi la parte laterale di una della giacca, e a cui poi cuciremo e creeremo anche poi la manica, e poi andremo a fare la stessa cosa, quindi un altro esagono uguale con lo stesso numero di giri, con la stessa cucitura, stesso numero per fare la manica, e poi questi 2 pezzi andranno cuciti insieme. Io ho deciso di utilizzare questo come colore della Van Gogh Batik, ossia il colore 13, quindi spostiamo tutto, lavorerò con uncinetto del 4,5 e andiamo a fare il nostro primo giro. All'interno di un anello magico vado a realizzare 3 catenelle che sono prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, questo è il mio quinto gruppo di 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e vado a fare le mie ultime 2 maglie alte, 1 2, quindi ho 6 gruppi di 2 maglie alte, tiro il mio anello magico, poi andremo a nascondere il filo, e invece di andare a fare la catenella di chiusura entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa. A questo punto andiamo a fare il nostro secondo giro, entro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1 2,
2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, ricomincio da capo, archetto successivo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, vado a farlo per l'ultima volta, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, devo terminare il giro, vado nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte, una catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Terzo giro, il terzo giro già inizieremo a fare quello che poi ripeteremo sempre, diciamo che dal quarto giro si va poi a ripetere, rientro dentro e vado sempre a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, nell'archetto di separazione vado a fare un ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, nel ventaglio vado a fare il mio ventaglio, quindi nell'archetto di 2 catenelle andiamo a realizzare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, catenella e si ricomincia da capo, nell'archetto di una catenella andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, nel ventaglio andiamo a fare il ventaglio, nell'angolo andiamo a fare l'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo nell'archetto di una catenella vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, nel archetto dell'angolo vado a fare il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, ricomincio da capo, devo ripetere questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto il ventaglio e la catenella, entro nel primo archetto del giro e vado a fare 2 maglie alte, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto andiamo a fare il nostro quarto giro, entro dentro, maglia bassa, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto il ventaglio, vado nell'archetto di una catenella successiva e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado a fare il mio angolo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, si ricomincia da capo, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nell'altro archetto, quindi salto il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto del mio angolo e vado a fare il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, si ricomincia da capo, entro nell'archetto e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto e di nuovo a fare le mie 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte e vado a fare questo per tutto il giro.
sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la catenella, entro nell'archetto iniziale, vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Ora vi faccio vedere l'inizio del quinto giro, poi gli altri giri saranno sempre come questi, ossia si vanno ad aumentare gli archetti, i ventagli tra gli angoli, e vedete noi già stiamo facendo la nostra giacca, quindi già abbiamo la nostra chiusura, vedete già si inizia a vedere la nostra parte della maglia, cioè della giacca, scusatemi, vedete questo sarà il nostro, la parte dietro e avanti della giacca, questa sarà la nostra manica, quindi vi faccio vedere che già si piega da solo. Quindi andiamo a fare il nostro giro e andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, entro nel primo archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto il ventaglio, vado nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto il ventaglio, entro nel successivo e nella successiva catenella e di nuovo ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella di separazione, andiamo a fare poi il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella e si ricomincia da capo. Vedrete che in ogni giro i ventagli nei lati aumenteranno, qui ne abbiamo 1, 2, nel quinto giro ne abbiamo 3, nel sesto ne abbiamo 4, 1 qui, 2, 3 e 4 e così via. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare partendo dal primo, quindi vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi giri e poi vi farò vedere appunto come andare a proseguire facendo l'allungamento della manica. Tenete presente che comunque i giri che dovete fare vi devono permettere di poter avere comunque una manica larga, ma soprattutto che il davanti e il dietro della giacca sia metà, diciamo metà, un po', anche un poco meno della metà, perché poi tanto gli aumenti si possono fare anche dopo, della vostra schiena. Ho finito il mio primo esagono, vedete questo è il mio esagono, e io ho fatto un totale, partendo anche dal primo dove abbiamo fatto i 6 gruppi di 2 maglie alte separate da una catenella, ho fatto un totale di 17 giri e per me va bene, più che bene, perché dal centro a salire, quindi dal centro a qui, dal centro a qui sono 18 centimetri e ripeto, per la mia taglia che è una taglia S va benissimo. Per una taglia più grande della mia taglia M io vi consiglio di fare almeno 2 giri in più, se non anche 3 giri. Taglia L fate 5 o 6 giri in più rispetto a me. Tenete sempre presente che da qui a qui sono comunque i vostri scalfi, che questo e da qui a qui invece è metà della vostra schiena, quindi dovete calcolare questo. Vero è che noi una volta cuciti qua, se dovete aumentare la larghezza del vostro esagono, potete continuare a fare la lavorazione lavorando attorno all'apertura della giacca. Io per adesso non penso che dovrò farlo, però per ora vado a cucire la parte di sopra, quindi la mia manica, e vi faccio vedere come andare a continuare a lavorare la manica. Allora, ho cucito quindi la mia manica, quindi la parte alta del mio esagono, e adesso andiamo a fare la manica. Per fare la manica io continuerò a lavorare con l'uncetto del 4,5 e andiamo a lavorare in questa maniera. Come vedete qui abbiamo la cucitura, qui avevamo l'angolo del nostro esagono. Entriamo da questa parte e andiamo a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, entriamo subito dopo la cucitura e facciamo un'altra maglia alta. Questo sarebbe il nostro primo ventaglio, fatto in questa maniera proprio per evitare di farlo dove abbiamo fatto la cucitura, e poi procediamo normalmente, quindi dove facciamo la catenella di separazione, andiamo nell'archetto successivo e facciamo il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, quindi catenella di separazione e si ricomincia andando a fare il ventaglio dove abbiamo la maglia alta, l'archetto di una catenella, e continuiamo a fare questo per tutto il giro, quindi ventaglio, catenella, e andiamo a fare il ventaglio nella catenella successiva, naturalmente saltando quindi il ventaglio sotto. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo.
Sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio. Invece di fare la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa e qui vado a creare il mio ventaglio facendo la maglia bassa e 2 catenelle. Faccio solo una maglia alta, poi vi spiego perché. Quindi catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto di una catenella dopo il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, ventaglio successivo nell'archetto dopo, e si continua così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi di nuovo a fare il primo giro. Questo ci permetterà di non avere la cucitura, diciamo la fine, l'inizio e fine giro, che va a fare la curva, ma che resta dritto. Quindi io continuo a lavorare, vi farò vedere appunto come terminare anche il secondo giro. Ho fatto il ventaglio e la catenella, devo chiudere il giro, prendo il filo, vado nel primo ventaglio, nel primo archetto, e vado a fare una maglia alta e poi vado a fare catenella, entro nella seconda catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto ritorno a fare il ventaglio. Quindi entro nell'archetto con una maglia bassissima, vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione e rientro, maglia alta, catenella di separazione, si salta il ventaglio e si va nell'archetto successivo e si ricomincia. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo andare a fare e che ci serviranno appunto a fare in modo che la cucitura resti sempre in questa, l'inizio e fine giro resti sempre qui nella stessa linea e non vada invece a destra o a sinistra. Quindi adesso continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri. Ho finito la mia manica, ho ripetuto i 2 giri per 9 volte e poi sono andata a ripetere solamente il primo giro, e come lunghezza della mia manica va benissimo. Adesso, provandolo un attimo, mi sono accorta che ho bisogno di fare un altro giro intorno a tutti gli scalfi e vi faccio vedere come andarla a fare. Giustamente andiamo partendo dalla, scusate, non dagli scalfi ma l'apertura giacca. Io parto dall'angolo sotto e lavoro come ho sempre lavorato fino adesso, quindi vado in quest'angolo e vado a fare le mie prime 2 maglie alte, quindi vado a fare le prime 3 catenelle, poi rientro, un'altra maglia alta, poi vado a fare la mia catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, catenella di separazione, si salta il ventaglio, si va nell'archetto successivo e si va a fare il ventaglio, e si procede a lavorare così per tutta l'apertura della nostra giacca. Quindi vedete che procederete in tondo, qui nell'angolo faremo l'angolo, qui dove abbiamo la cucitura faremo il ventaglio fino ad arrivare alla fine, quindi dall'altra parte. Io devo fare solo un giro, mi raccomando, le altre taglie se dovete fare un giro, 2 giri, il procedimento è sempre questo. Una volta terminato questo andrò a fare un secondo esagono con lo stesso numero di giri, con lo stesso numero di giri anche per le maniche, e il giro che ho fatto intorno a questa parte per farlo anche dall'altra parte, e poi vediamo come andare come continuare a lavorare. Allora, ho terminato entrambi le due parti della mia giacca e sono andata poi a cucirle insieme nella parte dietro. Io ho cucito per circa 17 centimetri. Mi raccomando, se dovete, la seconda della taglia che siete, lasciate in alto almeno 8 centimetri liberi in modo che si fermi questo scollo a V. Adesso, come ultima cosa, io andrò a fare di nuovo un giro attorno di tutto la mia apertura della giacca, quindi anche qui e qui come sempre al centro qui farò il mio ventaglio e farò quindi un giro. Volendo potete fare anche più di un giro, farne 2 o 3 per rifinire la giacca. Io preferisco fare un giro solo per rifinire tutta l'apertura della giacca, e una volta fatto questo anche questa creazione sarà terminata.